Ciao a tutti amici di Gravel Road, oggi siamo qui da Motoservice per dare un'occhiata da vicino alla nuova 1000 MTX. Andremo a vedere staticamente tutti i dettagli della moto e a dare un piccolo focus, a realizzare un piccolo focus sulla strumentazione TFT, che è un vero e proprio centro multimediale. Vi mostro subito l'illuminazione diurna, molto bella e molto caratteristica di questo modello. Passiamo quindi al cupolino regolabile in altezza manualmente da entrambi i lati, possiamo regolarlo mentre siamo in marcia anche. I blocchetti sono molto ben realizzati, gli specchietti sono richiudibili. Abbiamo qui un ammortizzatore di sterzo. Questo movimento che vedete è del tutto normale, ho già visto sul gruppo qualcuno che chiede al riguardo, ma è normale che l'ammortizzatore di sterzo abbia questo movimento perché deve potersi muovere. Qui troviamo la pompa radiale Brembo con il cavallotto firmato Brembo, un dettaglio della qualità di questa moto. Le leve sono regolabili, sia quella del freno sia quella della frizione. Le pinze sono Brembo con attacco radiale. Cosa particolare per questo genere di moto, di solito è più un attacco per moto sportiva, però essendo un adventure ci può stare. Serbatoio basso in perfetto stile KTM, motore che somiglia molto al 990 che finora abbiamo visto solo sulla Duke sia standard che R. Deve ancora arrivare infatti la Adventure di casa KTM, non sappiamo se arriverà quest'anno o il prossimo anno. Forcellone lungo in alluminio, le pedane con la gomma removibile, il freno si piega naturalmente in caso di caduta, scarico alto di colore nero. La sella è molto curata, come vedete ha delle cuciture che riportano il classico colore di CF Moto. Qui abbiamo delle maniglie per il passeggero, sono piuttosto strette però sicuramente comode da afferrare anche quando dobbiamo spostare la moto. Qui vediamo la piastra su cui potremo adattare poi quella del bauletto, anche di terze parti ovviamente. Qui troviamo una doppia presa sia USB di tipo A sia USB di tipo C. Le sospensioni sono regolabili, però occorre un piccolo cacciavite per regolarle. Nei blocchetti, che hanno un bel feed, possiamo vedere già il cruise control. Ricordiamo che questa moto è dotata di tantissimi accessori, anche delle manopole riscaldate, di cruise control, tutta l'elettronica ovviamente tipica delle moto di alto livello, ma quello che ci piace è soprattutto la cura costruttiva. Questo serbatoio Brembo del freno anteriore ci richiama proprio alle KTM di alto livello. Le gomme sono Pirelli Scorpion Rally STR nella misura 90-90 anteriore col 21, 150 posteriore 18. Come vediamo la grafica è molto curata, è molto ben realizzata. Qui troviamo il tachimetro, temperatura dell'aria, autonomia, chilometri. In questo momento il serbatoio ovviamente è vuoto. Conta giri, voltaggio batteria, musica, funzione anti-slittamento, pressione delle gomme. Con il tasto mod io ovviamente sto usando il blocchetto. Mi muovo anche nelle varie modalità, quindi pioggia, fuoristrada, standard. Abbiamo anche, come detto, le manopole riscaldabili. Qui troviamo una bellissima animazione molto fluida della moto che ci mostra anche la pressione dei pneumatici e ci possiamo muovere direttamente nel CarPlay. In questo momento il mio iPhone è connesso, classica schermata CarPlay in verticale, quindi troviamo le mappe. In questa schermata possiamo vedere Spotify, la riproduzione che
ovviamente si comporta come un classico CarPlay, lasciandoci comunque in vista tutte le informazioni principali, quindi tachimetro, temperatura, marcia e autonomia. Cliccando su Exit torniamo alla strumentazione della moto. Qui troviamo tutti i menu di configurazione, quindi riscaldamento manopole, riscaldamento sella, i collegamenti a interfono, telefono, wifi, il volume, la gestione di tutti i vari volumi media, telefono, CarPlay e notifiche, modalità display classico intelligente, avviso di cambiata, le dimensioni del carattere, la luminosità automatica, la lingua e tutte le unità di misure per temperatura ambientale, velocità e pressione gomme. Tutto molto comprensibile, tutto molto chiaro. Devo dire anche che la traduzione è ben fatta, ben realizzata, a differenza magari di altri prodotti. Sul blocchetto abbiamo anche un tasto rapido per richiamare i comandi vocali e Siri. La gestione delle mappe in verticale faciliterà molto l'utilizzo, perché comunque quando utilizziamo dispositivi in verticale riusciamo a focalizzarci meglio sul percorso da percorrere. Il display è grande, i bordi sono piuttosto piccoli, secondo me nell'utilizzo sarà veramente comodissimo. Quindi che dire, per quanto riguarda la strumentazione promossa a pieni voti, sia per fluidità, definizione, luminosità, in questo momento c'è una pellicola, quindi probabilmente ci restituisce qualche riflesso in più, però la protegge il display. Questa comunque è la prima pellicola di protezione, infatti ci sono ancora gli sticker di fabbrica. Poi potremo applicare magari qualcuna in vetro e avere anche meno riflessi. Questa schermata troviamo i due trip 1, trip 2, odometro con consumo medio, velocità media, tempo di percorrenza e chilometraggi. Qui troviamo l'intervallo di manutenzione previsto, il prossimo intervallo di manutenzione. Motoplay probabilmente è l'app proprietaria di CF Moto, che ci offre ulteriori funzioni, però devo dire, una volta che abbiamo il CarPlay probabilmente è la soluzione più comoda da sfruttare per la navigazione e per tutto il sistema multimediale della moto stessa. Spero che questo video vi sia stato utile. Abbiamo fatto un piccolo approfondimento delle caratteristiche estetiche e tecniche della moto e soprattutto un focus sul TFT, che è una parte molto curata di questa CF1000 MTX. Vi ringrazio di averci seguito, se vi va iscrivetevi al canale e in attesa di magari di un futuro test ride. Se volete vederla dal vivo venite nelle sedi di Motoservice sia a Bari sia a San Severo per una prova statica e appena sarà disponibile anche una prova dinamica della demo. Ciao a tutti, al prossimo video.